E salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod, notte 2 del Triple Crown World Tournament. Abbiamo già visto, e se non l'avete visto vi consiglio assolutamente di andare a recuperare, magari prima di questo episodio, tanto trovate il video in descrizione, oltre che nella mia didascalia, la notte 1, anche per evitare possibili spoiler. Ok, comunque, notte 2 di questo torneo, abbiamo avuto una grandissima notte 1 che ha visto tanti wrestler della WWE e W, New Japan, CMLL, Ring of Honor battagliare in grandi match epici, secondo me. Ho visto che tra l'altro a voi è piaciuto anche molto la notte 1, quindi buttiamoci sotto con la notte 2 ancora una volta in Messico, poi nel prossimo turno, quando andremo a portare i quarti, faremo tappa in Giappone, ma adesso iniziamo con l'opener perché abbiamo un WWE contro Ring of Honor, Bianca Belair contro Julia Hart, che tra l'altro è la campionessa della Ring of Honor. Ecco che entra amatissima in Messico a quanto pare la IST della WWE, Bianca Belair, davanti con il suo stile classico. And representing the Madness from Champlin, Minnesota, the Ring of Honor Women's Champion, Julia Hart. Eccomi qui ragazzi, con l'ingresso di Julia Hart, è andato un attimo in bagno e anche a sciacquarmi il viso, la campionessa della Ring of Honor per questo WWE contro Ring of Honor, nonché opener della notte 2 di questo di questa primissima edizione del Triple Crown World Tournament. I migliori wrestler a tutto il mondo e dalle migliori federazioni come WWE, New Japan, Ring of Honor, CMLL si confrontano l'uno contro l'altro con l'obiettivo di arrivare in finale e mettere le mani non solo di vincere il torneo, ma mettere le mani anche sul prestigiosissimo Triple Crown Championship. E iniziamo ragazzi. Allora, Bianca Belair contro Julia Hart, vedremo un match femminile in più oggi, perché giustamente nella notte 1 abbiamo visto un match maschile in più. E allora vediamo un po'. Al momento abbiamo fatto nella notte 1 un totale che poi lascia un po' il tempo che trova, perché di wrestler ne vince solo uno. Però tra come sono andati i rispettivi wrestler delle varie federazioni abbiamo una abbiamo un EW che al momento è al comando, perché ha avuto 3 match nella notte 1 contro sia il maschile che il femminile, e sono passati tutti e 3, ovvero è passato Julia contro Ronda Rousey, MJF e Toni Storm. Poi CMLL ancora secco, 3 match, 3 sconfitte, Ring of Honor una vittoria in 3 incontri, Samoa Joe che ha sconfitto Ace Zero del CMLL, poi ricordiamo le sconfitte di Kyle Fletcher e di Billy Starks, rispettivamente contro Kota Ibushi e Mayu Iwatani, entrambi tra l'altro della New Japan Pro Wrestling. E ora vediamo un po' se
se la WWE andrà a 3 vittorie, considerato quelle di Tetsuya Naito contro Eddie Guerrero del CMLL e di Cody Rhodes contro The Great Muta della New Japan Pro Wrestling. Vedremo se la WWE andrà a 3 con la vittoria di Bianca Belair, oppure se la Ring of Honor andrà a 2. Insomma, ripeto, tutta roba che lascia il tempo che trova, perché quando poi si sfideranno, quando capiterà, perché sicuramente capiterà, il resto della stessa federazione, non è che se ne hanno a badare a queste cose. Attenzione Bianca Belair. Difficoltà per la campionessa della Ring of Honor, Julia Hart. Si vanta ma sbaglia al momento, infatti. No. Non c'è concentrazione, sembra al momento in Julia Hart, che tra l'altro ricordiamo è rivalità aperta per i titoli di coppia delle W, lei insieme a Sky Blue contro Willow Nightingale e Kris Statlander nelle puntate di AEW Dynamite e Collision. Trova una sottomissione, ma si libera Bianca Belair. Va a vuoto qui Bianca. Deve fare qualcosa Julia Hart di molto più consistente se vuole entrare in partita, perché al momento Bianca Belair ha dimostrato di essere superiore alla rappresentante della Ring of Honor, Julia Hart. Snap suplex su Bianca Belair. Difficoltà ora la IST Bianca. Scambio di pugni ora tra le due. Altro grande inedito, come ne abbiamo visti tanti di inediti nella notte 1, un altro grande inedito, Bianca Belair contro Julia Hart, mai visto nel nostro Universe Mod. 1, 2, 1. Colpo di reni della campionessa della Ring of Honor, che però è ancora in grossa difficoltà contro la sua avversaria. I pronostici la vedono abbastanza sfavorita al momento, ma nel wrestling sappiamo mai dire mai. Colpisce ancora Julia Hart. Pubblico è per Bianca. Oh, c'è a vuoto. Critica col pubblico Julia Hart, ma oh, attenzione Bianca, la carica KO fuori dal ring, devastante. Cioè, Kiss of Death fuori dal ring, proprio io ora, tanto lo sapete, come nella notte 1 non può finire nessun match per conteggio fuori, quindi però che bomba sorpresa la. Tanto al momento la riporterà sul ring? Aspettiamo, vai, ottimo. Ora che Giulia si è rialzata, le facciamo rientrare entrambe sul ring. Vai. Oh, no, non riavvia il match. Raga, sta per succedere. E dopo l'extend risponde velocissima Bianca Belair al cambio allo switch di comandi. Serie di gomitate su Julia Hart e poi
e si dà per vinta Julia Hart. Chop, ma poi viene presa da una KOD seconda, ragazzi, che si becca la prima fuori dal ring. 1, 2, 3, vince Bianca Belair, vince quindi la WWE, che porta avanti 3 wrestler al turno successivo, tra ovviamente torneo maschile e femminile, sempre si sottintende. Sconfitta per la Ring of Honor, che al momento chi gli è rimasto alla Ring of Honor? Non è rimasto più nessuno, ragazzi, davvero. Alla Ring of Honor sono stati già i 4 wrestler della Ring of Honor, sono stati tutti piegati, è passato solo Samoa Joe, e quindi per la Ring of Honor questo Messico si conclude veramente malissimo, direi. Ma ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi, perché abbiamo un AEW contro CMLL. Allora, vediamo un po' se il CMLL, che ha ancora appunto Mistico e Tecla, la divisione maschile e femminile, se riuscirà a cogliere la prima vittoria, perché comunque al momento il CMLL è uscito sia con Eddie Guerrero contro Naito della WWE, sia Stephanie Vaquer contro Toni Storm dell'AEW, sia appunto Esisero contro Samoa Joe della Ring of Honor, che ho detto prima. Quindi tanta pressione per dare un po' di soddisfazione al pubblico messicano, che questo torneo internazionale, però ovviamente essendo qui in Messico c'è da dare un po' di soddisfazione al pubblico, se no al momento ne ha avuta poca da quel punto di vista, ne ha avuta tanta però per i match che ha visto, e il prossimo turno in Giappone non sarà da meno. Ecco qui ancora in diretta dall'Arena Messico Kenny Omega, The Cleaner, eccolo qui. Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega! Il tipico bang del The Cleaner Kenny Omega. Kenny Omega, che attualmente in AEW rivalità con MJF e con Kyle Fletcher. I tre si affronteranno nel main event di AEW Grand Slam Australia per il titolo mondiale dell'AEW, attualmente detenuto da MJF. Ex campione di coppia nel nostro nuovo mondo della All Elite Wrestling, ex campione international anche Kenny Omega, non è ancora riuscito a mettere le mani sul titolo mondiale, chissà che non ce la farà proprio il Grand Slam Australia. Tuttavia ora è carico il Cleaner a fare bene anche qui. Lui è un uomo veramente di mondo per il pro wrestling, ha lottato ovunque, Giappone, Messico, Stati Uniti, insomma, Europa, dove vuoi. Senza dire nomi assurdi tipo Arabia Saudita a questi posti, però altri ci hanno lottato in Arabia Saudita, sì. Eccolo qui, ragazzi, l'idolo, uno degli idoli dell'Arena Messico, Mistico. Eccolo qui, Mistico, lui veramente grandissimo eroe dell'Arena Messico, grande simbolo del CMLL. L'uomo che vuole riscattare, diciamo, le prestazioni dei belle in realtà, per carità, ma nessuna vittoria per il CMLL per il momento. Ma ora è il momento di iniziare, ragazzi. Mistico contro Kenny Omega, AEW contro CMLL. Parte subito bene l'idolo di casa, la sua rapidità.
Prova lo schieramento, niente da fare. I tifosi del CMLL devono confidare il loro in Mistico e in Tecla, effettivamente entrambi della divisione maschile e femminile, si vogliono portare avanti l'orgoglio del CMLL anche al prossimo turno del Triple Crown Tournament che si terrà in Giappone. Tra l'altro si terrà in Giappone, buon per i giapponesi, perché a dire la verità al momento i giapponesi in generale che sono passati sono esattamente 4 su 6 fondamentalmente. Poi non tutti fanno parte della New Japan, chi della WWE, chi delle W, chi è, però comunque insomma sempre un'emozione lottare a casa propria. Attenzione Kenny Omega, ma evita Mistico con grande qualità. Momento che se Kenny Omega vince questo match, al momento le W ha portato avanti tutti i suoi rappresentanti al momento, che nella notte 1 ci sono stati 3 wrestler delle W che hanno fatto il loro match. Giulia, MJF e Tony Storm sono passati tutti. Kenny Omega qui, ma abbiamo un Mistico veramente in grande forma, mi sembra. Oh, colpo e calcione, ragazzi. Quindi Omega deve fare molto di più se vuole avere possibilità di vittoria contro questo Mistico in formato Monster. Al momento buono si schianta e cerca di zittire il pubblico messicano, che è tutto per Mistico. Oh, attenzione Mistico. Uno, solo uno, ragazzi. Attenzione, prova la magia Mistico, no, riesce a evitare il tutto Kenny Omega. Mistico evita Kenny Omega, una signature move di Mistico. Colpo. Oh, attenzione, Omega lo prende per una Tiger Driver, mi sa. Oh. E poi sta cercando una One Winged Angel, la mossa finale di Kenny Omega, ma Mistico evita il tentativo e vola. Mistico veramente sta rendendo orgoglioso tutto il pubblico messicano. Attenzione, è pronto per la mistica, la mossa di sottomissione, ma Kenny Omega ne esce come un maestro. Gran match qui all'Arena Mexico tra Kenny Omega e Mistico, il secondo match di questa notte 2. Attenzione, che schienamento. Ribalta Mistico. Attenzione. No, ribalta ancora Mistico. 1. Niente. Tentativi di schienamenti multipli. Attenzione Mistico. Che DDT tornado incredibile. Attenzione, effetto Mistico sulla terza corda. Ha un momento d'oro. A vuoto. Kenny Omega, ragazzi, evita all'ultimo. Poi attenzione, lo prende. Che match, ragazzi, tra i due. One Winged Angel, la mossa finale di Omega, segno. Potrebbe essere la fine, ragazzi. 1,
2. Mistico all'ultimo, signori. Spettacolo. A mio parere forse uno dei match più belli di questa. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, sapete. Uno dei match più belli di questo tipo di Crown Tournament. Questo, almeno fino ad ora siamo solo alla notte 2. Ora stiamo facendo i primi turni che ci rimangano dei tornei maschili e femminili. Attenzione, 1, 2, 3. Mistico sconfigge Kenny Omega e il pubblico esplode. Un wrestler della CMLL riesce finalmente a passare il turno. Tutti per Mistico, ragazzi. Che match contro Kenny Omega, che vittoria. E CMLL piazza il suo primo wrestler dal turno successivo di questo torneo. Volerà in Giappone Mistico. Vedremo se verrà raggiunta anche da Tecla per ciò che riguarda il CMLL. Tuttavia festeggia il fantasmagorico Mistico, l'uomo dagli occhi inquietantissimi. Primo wrestler dell'EW che esce fuori, Kenny Omega, quindi per ora EW e WWE sono alla pari, perché 4 match hanno avuto e ne sono passati 3 per federazione. Della WWE è uscita fuori Ronda Rousey e dell'EW è uscito fuori Kenny Omega. Poi sono passati della WWE, ricordiamolo, Naito, Cody Rhodes e Bianca Belair, per l'appunto. E per l'EW Giulia, MJF e Tony Storm, comunque l'avevo detto anche prima. Ora, prossimo incontro, ragazzi, Saya Kamitani della AEW contro Maika della New Japan Pro Wrestling. Primo match di questo torneo che vede un giapponese contro un giapponese. Sì, in questo caso, sì, esatto. Molto presente, ovviamente, questo torneo. Saya contro Maika, una Saya Kamitani che ricordiamo è attualmente in rivalità contro Tony Storm. Proprio lei che quando era una wrestler della New Japan Pro Wrestling, Saya Kamitani, aveva sfidato Tony Storm al Grand Slam Australia, la prima edizione. L'ha sconfitta e praticamente gli ha portato via il titolo della New Japan Pro Wrestling, riportandolo in Giappone, da dove proviene, essendo Tony Storm un wrestler, una wrestler della All Elite Wrestling. Lo era all'epoca, lo è anche oggi. Eccola qui, la Phoenix Queen, Saya Kamitani. Making her way to the ring from Yokohama, Japan, Sarah Carrie Tammy. Il pubblico ancora entusiasmato dalla vittoria di Mistico del CMLL. E buon per i tifosi, perché come avevo detto prima 3 wrestler del CMLL sono usciti fuori, quindi insomma potrebbe fare paradossalmente anche meglio della Ring of Honor, visto che la Ring of Honor ora non ha più wrestler disponibili in questo torneo, solo Samoa Joe ha vinto ed è passato, non ci sono più match. E per CMLL ha ancora Tecla che si sfiderà contro Asuka della WWE. Comunque Saya Kamitani con il suo classico fare molto oscuro, la Phoenix Queen. Lascia la mazza da baseball ed è pronta all'ingresso sull'avversario, un'avversaria che conosce molto bene, visto che entrambe hanno militato nel suo stesso periodo, si sono sfidate più di una volta in New Japan Pro Wrestling. Prima volta però che si sfidano qui in Messico. Saya Kamitani contro Maika, e ecco che sta entrando, eccola qui proprio Maika, una Maika che, se vi ricordate, avevamo già visto a Wrestle Dynasty, famoso pay-per-view che ormai non ve lo dico più, se non l'avete visto andatelo a recuperare, il famoso pay-per-view a 5 federazioni
di cui ho fatto 2 edizioni. La prima che trovate nella Best of 2024-2025 e la seconda che trovate nella playlist attuale della stagione 2025-2026. Abbiamo visto Maika a Wrestle Dynasty, la seconda edizione. Abbiamo anche visto in realtà in azione in un tag team match insieme a Momo Watanabe contro Mercedes Moné e Athena a Ring of Honor Final Battle. E poi abbiamo visto Aulin perdere la cintura della New Japan Pro Wrestling contro Becky Lynch in un AEW contro New Japan, motivo per il quale tra l'altro Becky Lynch rappresenta la New Japan Pro Wrestling in questo torneo e non la All Elite Wrestling, nonostante è sotto contratto con la federazione di Tony Khan. È una accolta abbastanza malino Maika, a dire la verità. Siamo pronti a questo match dal sapore estremamente nipponico. Beh, ne avremo anche un altro di match così, sempre questo notte 2, Tanahashi della New Japan contro Kata delle W. Comunque iniziamo ragazzi. Saya Kamitani contro Maika, AEW contro New Japan Pro Wrestling. Springboard crossbody di Saya Kamitani, sempre bellissimo a portare la gente al suo ritmo. Ribalta qui Maika, calcione. Bell'inizio davvero tra Maika e Saya. Al momento Saya sembra in vantaggio, la wrestler della All Elite Wrestling. Prossimo match avremo Rhea Ripley della WWE contro Momo Watanabe della New Japan Pro Wrestling. Maika ha molto, estremamente difficoltà. Mi sa negli occhi, scorrette, ma attenzione, Maika la batte, questo braccio teso, ginocchiata a cadere. Attenzione, comeback di Maika che ora vuole reagire alle varie iniziative di Saya Kamitani. Oh, la prende, attenzione qui, evita però Saya con una serie di gomitate. E poi attenzione, Phoenix Bomb, 1, 2 e Maika dice no. Saya come vola, ma va a vuoto qui e si becca il calcione poi di Maika.
7, devo rientrare e uscire veloce dal ring, perché qui se no... Riportiamo tutto, perché con te ci fuori qui non se ne vogliono, raga. Stompona di Saya. Finiamo questa bella sagra di match qui al Tempio della Lucha Libre nell'arena a Messico. Leggendaria casa del CMLL, il Consejo Mundial de Lucha Libre, la federazione numero 1 del Messico. Che calcione! Questa era messa proprio KO, attenzione, pronta forse un'altra Phoenix Bomb fuori dal ring, stavolta letale. Gli ha spezzato la schiena, ragazzi, gli ha spezzato la schiena. Ma boom. Tuttavia ora 6 le facciamo rientrare sul ring, perché insomma ho fatto iniziare il conteggio. Facciamo vantare Saya e ridiamo il controllo. Si siede e si vanta Saya. Che roba, che roba, che roba. Attenzione, Maika però ribalta. Poi serie di pugni su Saya. Che scontro tra le due nipponiche. Attenzione Saya. Oh, Maika prova a sottomettere la Kamitani. Si libera Saya Kamitani, riesce. Attenzione, no, tentativo di Phoenix Bomb che non riesce questa volta. E poi Maika evita anche Saya, incredibile. Hanno evitato tutte e due le mosse finali dell'altra. Potrebbe essere la fine però per Maika. 1, 2, 3. Vince Saya Kamitani. Vince l'AEW sulla New Japan Pro Wrestling, signori. Here is your winner, Sarah Tammy. Fantastica vittoria per la Phoenix Queen in un bel match contro Maika. Niente da fare però per la wrestler della New Japan Pro Wrestling. Vittoria per lei. Tra l'altro porta l'AEW a un'altra partecipante che avanza. 4 partecipanti su 5 per il momento per la All Elite Wrestling, è una cosa abbastanza tosta. Segue la WWE che però ha che però ne ha 4 su 5, giusto? No, ne ha 3 su 5, ne ha 3 su... no, 3 su 4? Vabbè, insomma. Ne ha 3 su 4. Ora però c'è un altro match della WWE e vediamo, potrebbe portare a 4 su 5 e raggiungere appunto l'AEW. Rhea Ripley contro Momo Watanabe. Tra l'altro Rhea Ripley è la campionessa mondiale della WWE, 3 volte campionessa, che tra l'altro è un record assoluto in generale nel nostro Universe, perché nessuno, se vogliamo considerare anche gli uomini insieme in questa classifica, nessuno è mai riuscito a vincere per 3 volte il titolo mondiale della propria categoria, né in WWE né in AEW. Quindi comunque, tra l'altro, questo terzo regno veramente dominante, anche se attualmente rivalità con Charlotte Flair e Rhea Ripley. D'altra parte Momo Watanabe l'abbiamo vista in azione anche una volta contro Julia Hart, se vi ricordate, per il titolo della Ring of Honor. Julia Hart che è ancora campionessa, tra l'altro. Julia Hart che è uscita nel primo turno contro Bianca Belair della WWE. Ma ora iniziamo, ragazzi. Allora,
Quarto match, signori. Rhea Ripley, la Mami, rappresentando la WWE, la campionessa mondiale della WWE. Eccola qui, ragazzi. Mami, always on top. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring, representing the Judgment Day. From Adelaide, Australia, the WWE Women's Champion, Rhea Ripley. Ma accolta non saprei bene come in realtà qui in Messico la Mami. Sembra un po' di indifferenza. A differenza delle accoglienze che si prende negli Stati Uniti in questo periodo e anche in altri, Rhea Ripley, ma lei se ne frega. Va oltre certe cose e fa vedere a tutti chi è la campionessa mondiale WWE. WWE che vuole portare avanti un altro wrestler e raggiungere, come ho detto, l'AEW. Ecco l'ingresso dell'avversaria dalla New Japan Pro Wrestling, Momo Watanabe. Eccola qui, ragazzi, proprio lei, la Black Peach, che avanza verso il ring tranquilla, senza troppi pronti. Amata sembrerebbe qui in Messico oggi. Sì, anche qualche fischio. Pubblico messicano che in questa notte 2 mi sembra un po' più esigente rispetto alla notte 1, meno come accoglienza. Tuttavia ecco qui Momo a vedere a tutti, lo ammazza da baseball, però purtroppo per lei non potrà usare in questo match, non essendo un Extreme Rules match, ragazzi, ricordiamolo. Tutti i match di questo Triple Crown World Tournament sono con accompagnatori, senza manager è vietato, e soprattutto match di wrestling classico 1 contro 1. E inizia il match, ragazzi. WWE contro New Japan Pro Wrestling, Rhea Ripley contro Momo Watanabe, Mami contro Black Peach. Sta subito bene Momo. Esce però Rhea Ripley. Serie di pugni di Rhea Ripley su Momo. Sono una culla improvvisa di la schianta, spinge Momo, cazzottone su Rhea, quella calcioni, Rhea però bell'inizio, c'è da dire, di botte e risposte pure tra Momo Watanabe e Rhea Ripley.
provato a attaccarla nel momento giusto. Momo ha ribaltato tutto. Tata con le pro ring in vantaggio per ora la wrestler della WWE. Momo però ha evitato una presa perché si stava vantando, ma poi niente da fare contro questa seconda drop kick. No, a vuoto. Attenzione, serie di gomitate sulla Mami. No, ribalta il tentativo di Alice Smith. Drop kick e abbatte. Spallata di Ria per preparare una Riptide, prende Momo e la schianta. Dovrebbe essere la fine per la wrestler della New Japan. 1, 2, 3. Rhea Ripley sconfigge Momo Watanabe e la WWE va avanti, signori. Here is your winner, Rhea Ripley. Bella vittoria di Rhea Ripley, come sempre dominante e convincente. Anche in Messico, non solo in WWE. E si esalta la Mami. Vola anche lei in Giappone al turno successivo del torneo femminile di questo Triple Crown World Tournament. Andiamo avanti, signori, con... Ah, tra l'altro la WWE ha raggiunto le W, sì. 4 partecipanti su 5. Hiroshi Tanahashi, signori, contro Kazuchika Okada. Altro match Giappone contro Giappone, però rispettivamente è New Japan Pro Wrestling contro AEW, signori. Hiroshi Tanahashi e Okada che si conoscono molto bene, un rapporto veramente leggendario tra i due in New Japan Pro Wrestling. Questa volta però si affrontano da avversari, più che altro, cioè da avversari, scusatemi, volevo dire, si affrontano da wrestler di due differenti compagnie in questo caso. E allora vediamo un po' chi passerà il turno. Hiroshi Tanahashi che insomma deve un po' ribaltare anche lui l'immagine della New Japan, perché in questo torneo su 6 slot, diciamo, al momento maschile e femminile, sono passati solo Mayu Iwatani e Kota Ibushi della New Japan. Hanno perso poi Yota Tsuji, ha perso Great Muta, ha perso Maika, ha perso Momo Watanabe, quindi comunque ma va bene, iniziamo ragazzi. Sta per entrare proprio lui, ragazzi, di Ace of New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi. Eccolo qui. Making his way to the ring from Tokyo, Japan, weighing in at 242 pounds, the Ace! Di Ace Hiroshi Tanahashi. Eccolo qui che avanza, come ho detto, grande responsabilità e vuol volare in Giappone anche lui, e non per tornare a casa, ma per partecipare al prossimo turno di questo Triple Crown World Tournament. Dovrà sconfiggere un suo vecchio rivale come Kazuchika Okada, che rappresenta la AEW. Chitarrata e yeah, tipica di Hiroshi Tanahashi.
Ecco, sta arrivando dalla AEW Kazuchika Okada. Weighing in at 232 pounds, Okada. Per la prima volta lo vediamo con un altro tipo di costume nella nostra Universe Mod. Purtroppo non c'era la giacca, vedremo se riuscirò a lavorarci prossimamente. Invece del solito vestito bianco. Eccolo qui Kazuchika Okada, il Rainmaker, ragazzi, grande palmarès il suo in AEW, che 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, una volta campione international, anche tra l'altro ex campione dei pesi massimi del CMLL, se vi ricordate quando ci fu lo scontro tra Eddie Guerrero e appunto Okada a Wrestle Dynasty, famoso per le più 5 federazioni, non è? No, perché tra notte 1 e notte 2 ve lo sto ripetendo e poi ve l'ho ripetuto altre volte in altre circostanze, in altri video, episodi, però insomma c'è stato proprio il match per il titolo del CMLL vinto da Okada, che strappò il titolo Eddie, poi Okada perse il titolo contro Takeshi dal tempo della AEW e poi Eddie Guerrero, sconfiggendo a sua volta a Ring of Honor Final Battle Takeshita, ha riportato il titolo in CMLL. Iniziamo comunque Hiroshi Tanahashi contro Okada AEW contro New Japan Pro Wrestling. Sembra iniziato ad alti ritmi questo incontro. Boom. Se lo carica. Sbatte contro l'arbitro. Per il momento comunque meglio Okada, c'è da dire, però davvero un bel inizio di incontro secondo me tra AEW e New Japan Pro Wrestling. Mamma mia, sanguina Okada anche. Tanahashi, momento veramente on fire, fino a subire Okada il Rainmaker contro di Ace. Guarda, un po' prendo il controllo perché non finisce per conteggio fuori, ecco, appunto. Aspettiamo Okada, sì, perché ora Tanahashi finisce lì alle Balaus. E prima che... Vai, gli do una botta extra. Vai, vediamo il controllo ai due.
attenzione Okada, no, lo prende Tanahashi, prova lo schienamento, niente da fare. Match durissimo tra Okada e Tanahashi. Attenzione, è pronto per la sua mossa finale, la mette a segno ragazzi. 1, 2, dice no Okada. Gran match. Attenzione, oh, Rainmaker a segno la mossa finale di Okada dal nulla. 1, 2 e Tanahashi dice no. Vanta Okada. Attenzione, fino a colpire Ceppona. Attenzione, il comeback di Hiroshi Tanahashi. Carica tutto il pubblico e colpisce ancora Okada. E poi, mamma mia, che sventolone. 1, 2. Resiste ancora Okada, ragazzi. Che match, attenzione, perché potrebbe essere finita. Sta preparando Tanahashi la sua finisher move a vuoto. E ancora Tanahashi dice no a Okada. Resiste ancora Tanahashi. Che match anche questo, signori. Attenzione, lo lancia via. Attenzione Okada, prova a sottomettere Tanahashi, in pericolo qui di Ace. Rollback, riesce a toccare le corde, niente da fare. Continua questo incontro. Attenzione Okada. Oh, Ale. E ora vuol provare una Rainmaker, vuol chiudere l'incontro Okada. Lo prende, no, Tanahashi gli dice no.
attenzione. Braccio teso ancora. Oh. E ora prova, potrebbe essere la fine dopo questa botta paurosa. 2 e 3. Kazuchika Okada sconfigge Hiroshi Tanahashi al termine di un grandissimo match. L'EW porta ancora un altro wrestler avanti. E vittoria di Kazuchika Okada. Ragazzi, sì, l'EW ha portato 5 wrestler su 6. Vediamo se la WWE saprà diciamo raggiungere questo risultato vincendo il prossimo incontro, tra l'altro. Comunque Okada se ne va con Hiroshi Tanahashi sconfitto dietro alle spalle. Ottima prestazione quella del Rainmaker. E allora signori andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Tekla contro Asuka, CMLL contro New Japan Pro Wrestling. Allora, il CMLL potrebbe portare avanti un altro wrestler, considerato riuscito a portare solo Mistico dei wrestler che aveva, e superare così la Ring of Honor, che è riuscito solo a portare Samoa Joe avanti. Ora, dall'altra parte anche la WWE potrebbe raggiungere l'EW nel quantitativo di persone che raggiungano il prossimo turno, che sarà in Giappone. Tra l'altro per Asuka farà molto piacere di sicuro. Vediamo l'incontro, ragazzi, vediamo l'incontro. Tra l'altro è la prima volta che vediamo in azione Tekla, che tutti gli altri più o meno, tutti gli altri li abbiamo visti più o meno almeno una volta, anche quelli della New Japan CMLL. Tekla ancora mai. Tekla ancora debutto ufficiale proprio, che noi la vediamo nella nostra Universe Mode. E iniziamo, ragazzi. E eccola qui, Tekla. Making her way to the ring from Vienna, Austria. Acclamatissima Tekla, ovviamente rappresenta il CMLL, la Toxic Spider, l'austriaca Tekla. Infuriata nera. Tekla è pronta, seppur acclamata, sembra comunque ha qualcosa da ridire, scattosa di brutto. E ora entra la sua avversaria dalla WWE, The Empress of Tomorrow, Asuka. Austria contro Giappone, CMLL contro WWE. Quest'oggi, eccola qui, Asuka. Il suo caratteristico stile, come sempre, la Empress of Tomorrow. Ex campionessa mondiale in WWE, ex campionessa negli Stati Uniti WWE, quindi comunque anche ex campionessa di coppia. Tra l'altro l'unica wrestler, sì, attualmente l'unica wrestler in WWE che ha vinto tutte le cinture. Sì, esatto. E ecco l'Asuka, la sua maschera da teatro kabuki tipica, ed è prontissima per affrontare l'atleta del CMLL, del Consejo Mondiale de Lucha Libre, Tekla. Quindi con tutto per Asuka,
No, no, no. Si divide, non si divide nella pari. È amata molto Tecla in quanto rappresentante di casa, ma anche Asuka evidentemente gode di grande rispetto. Prova a strozzarla usando le corde. Tecla non ci va per il sottile. Ribalta. Attacca Asuka, ovviamente in vantaggio nel questi primi minuti di incontro. Ribalta qui Asuka. Momento di vantaggio per il momento per la Toxic Spider. Tecla prova lo schienamento. No. Attenzione sulla testa corda Tecla. Crossbody. Ma va anche un po' a vuoto effettivamente, anche se è riuscita da battere, questo punto è troppo lontana, ma ci riesce lo stesso. Punto positivo per la wrestler del CMLL Tecla. Uno dei prospetti più interessanti tra Asuka però di nuovo in piedi, attenzione. Scaraventata all'indietro. Serie di calcioni di Asuka. Come Tecla si riprende all'improvviso. L'ha colpita ma insomma un po' così e così. Attenzione Asuka al calcione. E boom. Trova lo schienamento, potrebbe essere la fine del match. 1, 2, no! Riesce a difendersi Tecla. Schienamento improvviso nella Toxic Spider. Solo uno. Fare ancora Tecla, va completamente a vuoto. Che errore ha fatto, rosa da fuori dal ring, che errore proprio, ma era proprio fuori posizionamento totale. Se ne Asuka, vola, si schianta.
Oh, stava provando a sottometterla, Masca riesce in qualche modo a rialzarsi, prendo subito il controllo perché tanto le rigetto sul ring subito proprio. No, no, non con Tecla, no, con Asuka, sì, perché tanto si rialza prima lei. Vai. Vai, ridiamo il controllo a... Ah? Olè! Attenzione! Come l'ha bloccata al volo! Row break però! Ha toccato le corde, l'aveva bloccata una cosa di sottomissione incredibile Asuka, ma... ha toccato le corde Tecla. Attenzione! Asuka, forse vuole chiuderla ancora, no! Riesce a ribaltare il tentativo Tecla. Oh, Enziguri kick! Evita anche Asuka. Bel match davvero ragazzi tra WWE e CMLL, Asuka e Tecla. Oh! Basta qui. Oh, attenzione raga, no, ma io non me ne ho accorto, scusa. Ah no, G1, sì. Ah ok, no, è perché vedevo lo stun, allora pensavo lo stavo controllando io, ma... Spear! La Spear di Tecla! La sua mossa finale! 1, 2 e Asuka dice no. Ah ragazzi. Oh, prova a sottomettere Asuka, attenzione qui! Oh, Asuka sì! Sì, si libera Asuka! Bel match davvero! Piantata, Tecla si rialza subito però! Ragazzi, dovremmo essere alla fine qui dell'incontro. Attenzione Asuka. Oh, ribalta ancora un tentativo di mossa di sottomissione. Attenzione, Tecla. Potrebbe essere la fine del match, ragazzi. 1, 2, 3. Tecla sconfigge Asuka. Insieme l'El batte la WWE, signori, e riesce a portare un altro pro wrestler, un'altra, in questo caso nel turno successivo, ragazzi. Grande vittoria di Tecla contro Asuka, che è carichissima, signori. Contenta anche il pubblico perché comunque almeno un'altra del CMLL è andata avanti oltre a Mistico e sconfitta per Asuka della WWE. Io pensavo vinceva Asuka, vi devo dire la verità, invece grande match davvero di Tecla. Ragazzi, ci avviciniamo alle fasi finali anche di questa seconda notte del Triple Crown World Tournament, signori. WWE contro EW, Gunther contro Bryan Danielson, signori. E la vedremo un po' cosa succederà qui tra l'American Dragon e il ring generale Gunther, che tra l'altro fino a poco tempo fa era campione indiscusso WWE. Poi c'è stato il titolo che ha preso il via. Dovreste sapere anche dove, se seguite la Universe Mod, ovvero Extreme Rules, l'ultimo evento pay-per-view della WWE, in un triple match che comprendeva Cody Rhodes e Roman Reigns. Quindi comunque ragazzi, avete visto? Semelella alla fine zitta zitta eravamo arrivati a un punto
se vi ricordavate, nella notte 1 Samoa Joe 0, perché era anche il penultimo match, Samoa Joe aveva vinto e aveva portato la Ring of Honor a 1 e insieme a Lela era rimasta a 0. Invece poi nella notte 2, ragazzi, Mistico e Tecla hanno almeno in questa ultima giornata in Messico c'è stata una soddisfazione anche per i tifosi messicani. Poi la prossima, ricordiamo, la Tag 3 sarà in Giappone. Ancora ovviamente sono da formulare i vari turni, tanto ve lo dirò, tanto prima della notte 3 ci sarà da portare la puntata di rito di Raw e Dynamite. Ve lo dirò durante una delle due puntate, all'inizio magari proprio durante la puntata di Raw, tanto per tenere il concetto bello fresco fin da subito e via, sperando me lo ricordo di dirvelo, ma dai, sì, penso di sì. Penso di sì. Comunque, The American Dragon è entrato, un grandissimo palmarès il suo, un 2 volte campione mondiale AEW. Dall'altra parte sta entrando il ring general Gunther, anche lui un ex 2 volte campione della WWE, in aggiunta anche un 2 volte campione intercontinentale WWE, veramente sempre. Fischiato Gunther, il ring general quest'oggi. Il ring general che si vuole sicuramente rifare per aver perso la cintura, è stato proprio il suo ultimo match. Quello che abbiamo visto era proprio a Extreme Rules. Poi dopo c'è stata la puntata settimanale classiche, poi di Raw, Dynamite, però non l'abbiamo visto lottare lì. Vediamo qua in Messico, nella leggendaria Arena Messico, ed è tutto pronto per questo scontro WWE contro AEW, ragazzi. Può iniziare l'incontro, ragazzi. Bryan Danielson contro Gunther, un altro bellissimo inedito della nostra Universe Mode. Sta subito bene in general. The American Dragon, ragazzi, lo blocca in questa presa di sottomissione. Lui che è un grande esperto dello stile. Si libera Gunther, che però sta subendo davvero molto l'iniziativa di The American Dragon, devo dire. 16 opponi devastanti. Vediamo se la vittoria di Gunther arriverà e se con questa vittoria, poi raggiungerà la WWE, comunque nel computo di quelli che sono gli atleti totali, no?
Si vanta Gunther e Danielson risponde così con questa presa di sottomissione. Ma si libera e venga General. Attenzione, la powerbomb distruttiva di Gunther. 1, 2, no. Uno, due, no. Dice ancora no, Gunther. Ben lottato però questo incontro, poco da dire. Vuoto. Attenzione. Oh, calcione tipico. Stunnatissimo Gunther. Prova lo spinamento Danielson, potrebbe essere la fine di questa serie di calcioni. No, dice no, ed è in general. Sono Danielson, lo chiude nella presa di sottomissione, ma è roll break perché tocca piedi con le corde Gunther. Attenzione, carica il pubblico, yes, yes, yes. Oh, bullseye puni. 1, 2, 3. Bryan Danielson sconfigge Gunther, AEW sconfigge WWE, AEW piazza, diventa proprio ormai quella che ha piazzato più wrestler di tutti. No, veramente così nella fase più avanzata, nei quarti, ha piazzato più wrestler di tutti l'AEW. Complimenti alla All Elite Wrestling, complimenti ai suoi atleti, bella vittoria di Danielson. Tutto il pubblico che festeggia con i yes, molto amato in Messico, c'è da dire, di American Dragon. Sconfitto Gunther, niente da fare per lui. E ora signori manca solo il main event di questa notte 2 del Triple Crown World Tournament, signori. Becky Lynch contro Liv Morgan, ragazzi. In realtà, allora, sarebbe W contro W, ma per la regola che già vi avevo spiegato in altri incontri, anche nella notte 1, è essendo campionessa della New Japan Pro Wrestling, Becky Lynch, seppur da wrestler W, rappresenta la New Japan. Quindi questo va visto come New Japan contro AEW, ragazzi. Ma le due hanno una bella storia, devo dire, sia in WWE che in All Elite Wrestling, che appunto ora in questo torneo. Quindi comunque questo non è un match inedito, no, però è sicuramente uno dei match più attesi del torneo femminile di questo Triple Crown Tournament. E il nostro main event, ultimo match che andremo a vedere in Messico. Poi ricordiamo che la notte 3, che penso si farà tutta in una notte sola, tutta in Giappone, e poi avremo le semifinali in America. Nel frattempo, come avevo già detto nella notte 1, i match che andranno poi a riempire quando non avremo più partecipanti, per riempire tutta la card con partecipanti al torneo, andremo a mettere match titolati, titoli un po' così, non mondiali per forza, per arricchire un po' di più le notti del torneo. All'inizio ovviamente le metterò. E ecco qui The Man Becky Lynch, la campionessa della New Japan Pro Wrestling, amatissima qui in Messico.
Lei ha vinto il titolo All-In contro Maika. E ragazzi, tra l'altro prima, ma questo è proprio record assoluto, prima anche considerato gli uomini, in questo caso prima wrestler ad aver vinto il massimo titolo di 3 divisioni diverse, di 3 federazioni diverse, WWE, AEW e New Japan. Dall'altra parte abbiamo Liv Morgan, proprio colei che aveva tolto a Becky Lynch il titolo della All Elite Wrestling in un fantastico Hell in a Cell, che tra l'altro è stato anche il main event di Wrestle Dream, perché quello, se non l'avete visto, andatelo a vedere per il video dell'IW. E a carica anche Liv Morgan. Vedremo chi delle due in questo match, pare mio stellare, riuscirà ad avanzare nella fase successiva. Proprio sembra tutto per Becky. Liv se ne frega. E allora iniziamo, ragazzi. New Japan contro AEW. Sebbene ricordiamo, Becky Lynch è una wrestler della All Elite Wrestling, ma è campionessa della New Japan. Becky Lynch contro Liv Morgan, The Man contro Miracle Girl. Liv Morgan che si deve sicuramente rifare, perché All-In ha perso il titolo mondiale a favore di Toni Storm, 5-way match a eliminazione che comprendeva anche per l'appunto Mariah May, Jamie Hayter e Giulia. Grandissimo incontro. Davvero un bell'inizio tra Becky Lynch e Liv Morgan. Boom! Che botta! Dice no Becky Lynch. Match decisamente alla pari. A noi ci piace. Attenzione Liv Morgan. Rob Black, sì. Chiede. Attenzione, se la carica con questa powerbomb. Bella risposta di Becky Lynch. Snap suplex, lo schienamento annesso. Comeback di Liv. Sgambetto. Povero schienamento. No. Non può essere sufficiente.
attenzione Liv, abbatte Becky. Mi stanno spaccando, attenzione, evita Becky. La getta sul ring, caldissima Becky Lynch. Dal nulla Liv, subito perde un po' di tempo. Chi vincerà, ragazzi, tra Liv Morgan e Becky Lynch? Chi volerà in Giappone ai quarti della Triple Crown World Tournament? Attenzione Becky. Prova qui lo spinamento. No, Liv dice no. Attenzione Becky. Prova a volare per il suo leg drop. No. La batte comunque. Che volo di Becky. Attenzione. Prova la mossa di sottomano. No. Dice di no Liv. Mamma mia ragazzi. Che meccione tra Liv Morgan e Becky Lynch. I due non vogliono dare la soddisfazione all'altra di cadere ai piedi Enziguri kick a vuoto. Attenzione, Manendo Slam, mossa finale di Becky Lynch che è distrutta, riesce a mettere sotto il braccio. 1, 2, pazzesco, pazzesco. Attenzione, prova la sottomissione, potrebbe essere la fine. No, riesce a resistere ancora Liv Morgan. Attenzione, prova anche la Manendo Slam, se va a segno è fatta. Dice no Liv, dice no Liv. Oblivion. 1, 2, 3. Liv Morgan sconfigge Becky Lynch e l'AEW porta avanti un altro wrestler al prossimo turno. Che vittoria, che match per Liv Morgan che avanza al prossimo turno. E ragazzi, io direi che con questa immagine di una Liv Morgan festante ci possiamo salutare. Io spero che questa notte 1 e la notte 2 vi siano piaciute. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento alla nostra Universe Mode di WWE 2K24, che sarà la puntata di Dynamite e Raw. Poi vediamo se portare anche Collision e SmackDown. E poi ovviamente sempre nella stessa settimana avremo altre 2 giornate del torneo. Quindi la Tag 3 in Giappone e cioè la Night 3 in Giappone e la Night 4 negli Stati Uniti. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento.